Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. All'April, Neopharmed Gentili SpA, ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'ha l'April? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere all'April durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha l'April? All'April ha un farmaco a base del principio attivo lisinopril di idrato, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Neopharmed Gentili SpA. All'April può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. All'April 20 mg 14 compresse. All'April 5 mg 14 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Neopharmed Gentili SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: lisinopril di idrato. Gruppo terapeutico: ACE inibitori. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipertensione arteriosa sistemica, scompenso cardiaco. Trattamento dei pazienti con infarto miocardico acuto, entro 24 ore, emodinamicamente stabili, volto a prevenire la disfunzione del ventricolo sinistro o l'insufficienza cardiaca e dal miglioramento della sopravvivenza, in associazione con altre misure terapeutiche quando appropriate, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Posologia. I pazienti a rischio elevato di ipotensione acuta severa devono essere monitorati sotto stretta sorveglianza medica. Ciò si applica anche ai pazienti che manifestano ipotensione dopo assunzione della prima dose, ipertensione maligna e insufficienza cardiaca severa sia per l'inizio del trattamento sia per l'aggiustamento del dosaggio. Ipertensione essenziale. Nei pazienti con ipertensione essenziale la dose iniziale usuale raccomandata a 10 mg. Il dosaggio usuale di mantenimento a 20 mg, somministrato in una singola dose giornaliera. Il dosaggio deve essere aggiustato secondo la risposta pressoria. Qualora l'effetto terapeutico nei pazienti ipertesi non venga ottenuto nell'arco di almeno 3 settimane ad un determinato dosaggio, la dose può essere ulteriormente aumentata. La massima dose impiegata negli studi clinici controllati a lungo termine è stata di 80 mg/die. Una dose iniziale più bassa, 2,5-5 mg, a richiesta in presenza di compromissione renale, nei pazienti in cui la terapia diuretica non può essere sospesa, in pazienti che sono volume e/o sodio depleti per qualsiasi motivo ed in pazienti con ipertensione renovascolare. Pazienti in trattamento diuretico. Si può avere ipotensione sintomatica in seguito all'inizio della terapia con Elapril. Ciò è probabile che si verifichi in pazienti che sono al momento trattati con diuretici. Dunque si raccomanda cautela, dato che questi pazienti possono essere volume e/o sodio depleti. Il diuretico deve essere sospeso 2-3 giorni prima di iniziare la terapia con Elapril, vedere paragrafo 4. Nei pazienti ipertesi in cui il diuretico non può essere sospeso, la terapia con Elapril deve essere iniziata con una dose di 5 mg. Il successivo dosaggio di Elapril deve essere aggiustato in base alla risposta pressoria. Se necessario, la terapia diuretica può essere ripresa. Aggiustamenti posologici nell'insufficienza renale. Il dosaggio nei pazienti con compromissione renale deve basarsi sulla clearance della creatinina come delineato nella successiva tabella.
Clearance della creatinina ml/min. Dose iniziale mg/die 10 ml/min. Inclusi i pazienti dializzati 2,5 mg 10, 30 ml/min. 2,5, 5 mg 31, 80 ml/min. 5, 10 mg. Il dosaggio e barra o la frequenza della somministrazione devono essere aggiustati a seconda della risposta pressoria. Il dosaggio può essere aumentato finché copyright la pressione arteriosa non sia controllata o fino ad un massimo di 40 mg/die. Insufficienza cardiaca congestizia in pazienti non adeguatamente controllati dal trattamento con diuretici e barra o digitale, all'April può essere somministrato alla dose iniziale di 2,5 mg una volta al giorno. L'aggiustamento della dose può essere effettuato nell'arco di 2-4 settimane, o più rapidamente se indicato clinicamente. Il range del dosaggio usuale efficace a 5-20 mg/die somministrato in una singola dose giornaliera. Pazienti a rischio elevato di ipotensione sintomatica, esempio pazienti con deplezione salina con o senza iponatriemia, pazienti con ipovolemia o pazienti che vengono trattati con alte dosi di diuretici, debbono avere queste condizioni corrette, se possibile, prima della terapia con Alapril. L'effetto del dosaggio iniziale di Alapril sulla pressione arteriosa deve essere attentamente monitorato. Infarto acuto del miocardio. Il trattamento con Alapril può essere iniziato entro 24 ore dall'insorgenza dei sintomi. Il trattamento non deve essere iniziato se la pressione arteriosa sistolica ha minore di 100 mmHg. Alapril deve essere somministrato alla dose iniziale di 5 mg, seguita da un'altra dose di 5 mg dopo 24 ore, di 10 dopo 48 ore e proseguita alla dose di 10 mg in monosomministrazione per l'intero periodo di trattamento. Ai pazienti con valori di pressione arteriosa sistolica minore o uguale a 120 mmHg all'inizio del trattamento o durante i primi 3 giorni successivi all'infarto dovrà essere somministrata una dose ridotta di 2,5 mg, vedere paragrafo 4. Qualora si verificasse ipotensione, pressione arteriosa sistolica minore o uguale a 100 mmHg, potrà essere somministrata una dose giornaliera di mantenimento di 5 mg che, se necessario, potrà essere ridotta temporaneamente a 2,5 mg. Qualora si verificasse ipotensione prolungata, pressione arteriosa sistolica minore di 90 mmHg per più di un'ora, la somministrazione di Alapril dovrà essere interrotta. Il trattamento con Alapril dovrebbe prolungarsi per un periodo di 6 settimane. I pazienti con sintomi di insufficienza cardiaca dovranno continuare l'assunzione di Alapril oltre tale periodo, vedere paragrafo 4.2. L'utilizzo di Alapril è appropriato anche in quei pazienti che ricevono un trattamento con nitrati. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Alapril nei bambini non sono state stabilite. Pazienti anziani. Negli studi clinici non si sono verificate variazioni correlate all'età per quanto riguarda l'efficacia o il profilo di sicurezza del farmaco. Tuttavia, quando l'età avanzata è associata ad una diminuzione della funzione renale, seguire le indicazioni che si trovano nel paragrafo 4.2, aggiustamenti posologici nell'insufficienza renale, per determinare la dose iniziale di Alapril. In seguito, il dosaggio deve essere aggiustato secondo la risposta pressoria. Modo di somministrazione. Uso orale. Dato che l'assorbimento di Alapril in compresse non ha influenzato dal cibo, le compresse possono essere somministrate prima, durante o dopo i pasti. Alapril deve essere somministrato in una dose singola giornaliera, da assumere sempre alla stessa ora. Controindicazioni. L'ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o agli altri inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE. Storia di angioedema correlato ad un precedente trattamento con un ACE inibitore. Edema angioneurotico ereditario o idiopatico. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 4.6. L'uso concomitante di Alapril con medicinali contenenti alischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR.
60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipotensione sintomatica. Raramente è stata riscontrata ipotensione sintomatica in pazienti con ipertensione non complicata. Nei pazienti ipertesi in trattamento con Alapril, l'ipotensione APIA probabile che si verifichi nel paziente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Diuretici. Quando un diuretico è aggiunto alla terapia di un paziente che assume lisinopril, ne viene generalmente potenziato l'effetto antiipertensivo. Quando il lisinopril viene somministrato a pazienti già in trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Alapril, insieme ad altri farmaci come Aeros Artis Euro, Aeros Colfiba Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Alapril durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alapril durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso degli ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso di ACE inibitori è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Quando si guidano veicoli o si usano macchinari si deve tenere in considerazione che occasionalmente possono verificarsi vertigini o stanchezza. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati riportati di seguito sono stati osservati e riportati durante il trattamento con lisinopril e altri ACE inibitori con le seguenti frequenze. Molto comune, a 0 yen 10%, comune, a 0 yen. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili dati limitati per overdose nell'uomo. I sintomi da sovradosaggio con ACE inibitori possono includere ipotensione, shock circolatorio, alterazioni elettrolitiche, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, vertigini, ansia e tosse. Dopo ingestione di una overdose il paziente deve essere tenuto sotto sorveglianza medica molto stretta, possibilmente in rianimazione. Il trattamento raccomandato del sovradosaggio ha l'infusione endovenosa di soluzione fisiologica. Se si verifica ipotensione, il paziente deve essere posto in posizione supina. Se disponibile, il trattamento con infusione di angiotensina IV e o catecolamine per via endovenosa può anche essere considerata. Se l'ingestione è recente, instaurare misure atte ad eliminare lisinopril, ad esempio emesi, lavanda gastrica, somministrazione di assorbenti e solfato di sodio. Lisinopril può essere rimosso dalla circolazione generale mediante emodialisi, vedere paragrafo 4, 4. avvertenze speciali e precauzioni d'impiego. Il pacemaker è indicato per la bradicardia resistente alla terapia. Segni vitali, elettroliti serici e concentrazioni della creatinina devono essere controllati frequentemente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, non associato. Codice ATC. C09AA03. Meccanismo d'azione. Lisinopril è un inibitore della peptidildipeptidasi. Il farmaco inibisce l'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale di lisinopril il picco delle concentrazioni plasmatiche si osserva entro 7 ore, con un lieve ritardo nei pazienti con infarto acuto del miocardio. Sulla base dati preclinici di sicurezza, la sicurezza del lisinopril è stata studiata esaurientemente negli animali da laboratorio. La DL50 orale di lisinopril era superiore ai 20 g/kg in topi e ratti. Sembra che la tossicità, elenco degli eccipienti: mannitolo, calcio fosfato di basico, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, ferrossido rosso, CPR 20 mg, ferrossido giallo, CPR 20 mg.
Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Alapril a base di lisinopril di idrato sono lisinopril Aurobindo, lisinopril Doc generici, lisinopril EG, lisinopril Milan Generics, compressa, lisinopril Pensa, lisinopril Aratiofarm, lisinopril Sandoz, lisinopril Zentiva, Prinivil, Zestril. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.